Ciao, siamo su netbooknews.it. Oggi vediamo la video recensione per il Dell XPS 12. È un ultrabook Dell da 12.5 pollici, unico nel settore per via di questo schermo, di questo meccanismo che permette allo schermo di girarsi su se stesso, di chiudersi poi per diventare un tablet. Ha Windows 8, è disponibile in Italia in 3 configurazioni con prezzi che partono da 1.199 euro. È chiaramente un prodotto rivolto ai professionisti o all'utenza pro del settore informatico. È costruito, fabbricato con 3 materiali principali. Il primo è l'alluminio, usato qua per la cornice, che poi di fondo è la scocca che regge questo meccanismo. È un alluminio opaco, satinato, molto gradevole sia da vedere che da toccare, ed è usato anche qua nella parte bassa. Tra l'altro questa parte bassa qua, questo bordo, ha una leggera finitura lucida che stacca rispetto a tutto il resto. Il secondo materiale è la fibra di carbonio usata per rivestire il coperchio e la parte posteriore. L'effetto è molto interessante anche perché c'è una finitura soft touch, ovvero morbida al tocco, molto piacevole, che attira un po' le impronte digitali, ma è assolutamente riuscita e soprattutto unica nel settore, perché soltanto Dell la utilizza in questa serie di portatili XPS. Il terzo materiale non possiamo vederlo, ma soltanto sentirlo, perché è la lega di magnesio che permette all'Ultrabook XPS 12 di pesare soltanto 1540 grammi e per un 12.5 pollici è un peso davvero interessante. Questa lega di magnesio è usata all'interno della scocca principale, quindi sorregge tutto il telaio dell'Ultrabook. Il design è quello della linea XPS, soltanto che in questo modello sono state necessarie delle modifiche progettuali per poter utilizzare anche modalità tablet. Ad esempio abbiamo il bilanciere del volume qua sul lato, che è una cosa che non si trova, così come il pulsante per non far girare lo schermo, ma abbiamo anche ai lati, da questo e quest'altro lato, gli speaker, gli altoparlanti integrati, che non sono quindi sopra o sotto, ma sono ai lati del telaio. Interessante anche il pulsantino qua con 5 LED per visualizzare lo stato di carica della batteria, così come le 2 porte USB, la porta mini DisplayPort che con adattatore si trasforma in quel che vogliamo, e dalla parte opposta il jack combo per il microfono e la cuffia. Manca il lettore di schede micro SD che poteva starci secondo me, e manca una Ethernet che invece non ci sarebbe potuta stare visto proprio lo spessore inferiore ai 2 cm. La qualità costruttiva è eccellente, ci sono finiture un po' ovunque. Questa tastiera è ad isola, molto stabile, comoda da utilizzare, ci sono anche alcuni LED integrati all'interno di certi tasti ed è una tastiera retroilluminata. Lo stesso vale per il touchpad in basso con 2 pulsanti integrati destro e sinistro, multitouch, con una superficie sufficientemente grande da permettere le gesture di gestione di Windows 8. Il display è l'attrazione principale di questo modello, nonché la caratteristica che lo rende unico all'interno del settore Ultrabook. Il meccanismo sfrutta 4 ganci posizionati agli estremi del telaio ed un sistema magnetico che permette di agganciarlo semplicemente avvicinandosi alla nostra struttura metallica. È decisamente solido e abbastanza stabile, non causa problemi durante l'utilizzo di tutti i giorni, anche se vi consiglio comunque di prenderlo qua dalla parte della cornice se dovete spostare il coperchio, chiuderlo o aprirlo. Tra l'altro, oltre alla classica modalità tablet, che è questa di cui parleremo tra poco, permette di utilizzare l'Ultrabook anche in questa modalità, non so come potremmo definirla, forse ibrida, ovvero una modalità che permette di utilizzare l'Ultrabook in questo modo, che forse è la più comoda mo di stand. Lo schermo non è soltanto divertente da far roteare, ma è anche bello da guardare, perché ha una risoluzione di 1920x1080 pixel, quindi è un Full HD, ha degli ottimi angoli di visuale, ha una luminosità di 400 nit che è molto elevata per un portatile di questo tipo, e in linea di massima è una delle caratteristiche tecniche di punta di questo Ultrabook. La configurazione che sto provando ha Core i7, 8 GB di RAM e disco SSD da 256 GB, quindi è assolutamente un mostro dal punto di vista prestazionale. Infatti vi permette di fare tutto quel che volete, dalla navigazione web alla riproduzione di filmati, all'utilizzo delle applicazioni di Windows 8, di queste nuove app con questa nuova interfaccia grafica. Tutto è estremamente fluido, è estremamente reattivo, si riescono a fare cose che con gli altri sistemi operativi non si riescono a fare, come questa ad esempio.
ed è certamente la consigliata se cercate il meglio disponibile in questo momento nel settore Ultrabook. Sono però disponibili anche configurazioni più economiche, forse più equilibrate, sempre con 4 GB di RAM, sempre con disco SSD. Tra l'altro anche le temperature sono sotto controllo grazie a questa enorme griglia qua sul fondo e la rumorosità accettabile. Probabilmente il meglio si ottiene in modalità laptop in questa maniera, alternando l'utilizzo della tastiera e del touchpad veramente ottimi con quello altrettanto superlativo dello schermo touchscreen. Anche in modalità tablet si riesce a lavorare discretamente, ma dovete soprattutto considerare che abbiamo comunque a che fare con una macchina che pesa 1,5 kg circa, quindi non potete aspettarvi di utilizzarlo con una mano soltanto come si fa con un 10 pollici, perché le dimensioni sono abbastanza grandi ed il peso soprattutto alla lunga finisce per farsi sentire. Per quel che riguarda l'autonomia abbiamo 6 ore e mezza in wifi ed è un risultato di tutto rispetto vista la piattaforma hardware, e poco più di 4 ore e mezza durante la riproduzione video Full HD, che è un tempo che vi permette di guardare 2 film in linea di massima se siete in viaggio in treno o in un posto lontano da una presa di corrente. Bene, se vi ho incuriosito, leggete la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo ed iscrivetevi a questo canale YouTube perché ho in programma altri video con protagonisti prodotti come il nostro XPS 12.